I'll be waiting till tomorrow to gather up more sorrow, just to write another song about you. Allora, grazie intanto per essere qua stasera, per questo incontro. Vi dico due cose sul centro Libertà Livorno, perché vedo delle facce nuove per fortuna e quindi magari non sanno chi siamo. Siamo un movimento apartitico non violento che appunto sede in questo centro. Ci occupiamo di tantissime tematiche, cercando di prediligere però quelle che non trovano spazio in altri luoghi, e non fa eccezione quella di stasera. Le tematiche che trattiamo vanno dai temi sanitari a quelli politici a quelli sociali, c'è un po' di tutto. Oltre a organizzare questi incontri sotto forma di conferenze o presentazioni di libri, facciamo tante altre attività legate alla cultura. Abbiamo un cineforum dove mostriamo e discutiamo film che creiamo di interesse sociale, per discutere anche di argomenti di attualità. Abbiamo una biblioteca a consultazione libera, a prestito libero, e poi cerchiamo anche di organizzarci come una piccola comunità in modo da offrire possibilità di solidarietà a chi per esempio sta cercando un lavoro. Abbiamo dei gruppi dove poter postare gli annunci, e abbiamo una rete che possiamo attivare per cercare di facilitare queste situazioni. Abbiamo un progetto che si chiama proprio Solidarietà, c'è un'email, potete trovare i volantini sul tavolo all'ingresso per chi anche deve pagare una bolletta, magari si trova proprio nell'emergenza impellente. C'è un punto di ascolto per chi invece ritiene di aver avuto eventi avversi da vaccinazione, dove le infermiere ascoltano e poi indirizzano verso medici specialistici che non hanno paura, diciamo, di trattare queste tematiche in modo trasparente. E in generale tutte le attività, ci sono attività per ragazzi anche, c'è molto altro, potete trovarlo poi sul nostro sito www.libertalivorno.it, dove c'è anche il nostro calendario con tutti gli eventi dei prossimi giorni. Stavo dicendo, in generale tutto quello che facciamo è offerta libera e consapevole, che significa che non siete obbligati ovviamente a dare qualcosa. Quando venite qua le porte sono aperte per tutti, anche a chi non ha la possibilità appunto di contribuire. Chi ce l'ha, speriamo che si trovi abbastanza bene da riconoscere anche che l'impegno di tutti questi volontari che sono nel centro, perché non c'è nessuno scopo di lucro e nessuno viene remunerato né rimborsato, vi spinga appunto a donare qualcosa. Spesso abbiamo anche però la necessità di rimborsare invece gli ospiti che vengono da noi, e quindi abbiamo delle spese, anche perché allo stesso centro non è di nostra proprietà, ma dobbiamo corrispondere insomma delle spese di gestione, ecco, diciamo così. Bene, fatto questo andiamo all'incontro di oggi. Femminismo e woke, rivendicazioni sacrosante o derive anacronistiche, presentato sotto forma di domanda, poi vedremo insieme agli ospiti se possiamo rispondere e in che modo. Io vi chiedo di spegnere i cellulari intanto, perché quando poi inizia l'incontro è sempre fastidioso l'interruzione, e poi perché visto che ci occupiamo molto di elettromagnetismo e dei danni che può fare, è insomma un bel segno rispettare gli altri, diciamo, non tenendo acceso il proprio dispositivo qua dentro. E poi se suona, di solito dopo che ho detto questa cosa, insomma, c'è un forte imbarazzo, quindi meglio evitarlo, ve lo consiglio. Dunque, per iniziare, prima di presentarvi i nostri ospiti, parto proprio col testo che andremo a presentare stasera. Non vi ho detto il titolo, è Malapianta, sottotitolo Come e perché la guerra tra i sessi inquina la vita e le reazioni umane. E rispetto a quando l'ho letto inizialmente, io si è aggiunta una cosa, che è una prefazione di Boni Castellane, editorialista, giornalista, e vi leggo un estratto giusto che penso presenti bene quello di cui parleremo stasera. Oggi il femminismo gender propone una narrazione che criminalizza la sfera maschile e vittimizza quella femminile, con il chiaro obiettivo di disinnescare in entrambe le categorie la funzione specifica.
Questo approccio non solo ignora i sacrifici e le sofferenze condivise da uomini e donne, ma oscura anche i successi e le conquiste costruiti attraverso una collaborazione reciproca che ha avuto da sempre il nome di civiltà. Un fenomeno particolarmente emblematico di questa deriva ideologica è rappresentato dal movimento woke. Esso promuove un risveglio di coscienze volto a individuare relazioni di oppressione in ogni ambito sociale, elevando il maschio bianco, eterosessuale e patriarcale a simbolo assoluto dell'oppressione. Questa costruzione ideologica alimenta una pseudopolarizzazione sociale pericolosa, trasformando l'uomo in un capro espiatorio di un peccato originale che richiede una perpetua autopurificazione, sempre a favore dei tessitori politici della narrazione, con la N maiuscola specifico. Bene, quindi penso vi siate fatti un'idea. Vado senza indugio a presentarvi gli ospiti che sono qui accanto a me. Davide Stasi, genovese, laureato in scienze politiche, ha pubblicato in passato il libro Violenza sulle donne e le antistatistiche ed è fondatore della Fionda.com, un portale di analisi critica e sociale che è molto ricco di articoli legati a quello che impropriamente viene definito violenza di genere e altre tematiche affini. E poi abbiamo Vincenzo Moggia, laureato in filosofia, con particolare interesse alla filosofia della scienza, è anche consigliere e redattore per l'associazione interuniversitaria di studi storici e antropologici Leone Verde ed è anche autore, anche lui, per la Fionda.com. Bene, se poi ovviamente volete aggiungere qualcosa sul vostro profilo, fatelo pure. Ora ci siamo organizzati in questo modo, ci sarà un'introduzione che fa Davide e poi seguirà anche una presentazione di Vincenzo Moggia. Quello che vi chiediamo è di segnarvi eventuali domande che avete e dedichiamo una parte finale, diciamo, della conferenza alle domande, quindi cerchiamo appunto di non interrompere inizialmente, così diamo più spazio al flusso della presentazione, poi ci sarà appunto tempo per approfondire con le vostre domande. Detto questo, lascio la parola a Davide Stasi, fatevi un applauso. Buonasera a tutti. No, ok, aspetta. Dai, prego. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui. Mentre Gabriele parlava e presentava il vostro circolo, mi chiedevo perché sono così felice di essere qui, è la seconda volta che sono qui. E per tutti i motivi che diceva Gabriele, questa è una realtà meravigliosa, proprio per la sua costituzione, proprio per tutte le cose che Gabriele ha detto in termini di motivi per cui esiste questo circolo e per le cose che fa. Quindi sono davvero onorato di essere qui di nuovo, spero di tornarci ancora e grazie di essere così tanti. Lo dicevo prima con Vincenzo, non sono abituato a una platea così ampia. I temi che tratto usualmente attirano molte meno persone. Per me è un grande successo vedervi qua, spero davvero di avere tante domande e avere tanta interazione, quindi cercherò di essere il più breve possibile. Quando si presenta un libro, in genere oggi, considerando che escono 1600 nuovi titoli alla settimana in Italia, la domanda a cui si deve rispondere è: perché hai scritto un libro? Io in particolare sono il curatore di questo libro, quindi sono quello che ha raccolto gli autori, gli ha posto una questione e gli ha chiesto di affrontarla. Allora, se andiamo a cercare, poi vi spiego come è strutturato il libro. Prima cerco di rispondere a questa domanda che secondo me è fondamentale: perché ho voluto che si scrivesse, che venisse pubblicato questo libro? Perché in Italia nel novembre del 2024, quindi pochi mesi fa, una procura, la procura di Tivoli, ha pubblicato delle linee guida, il procuratore capo ha pubblicato queste linee guida per i suoi sostituti procuratori, dove sostanzialmente sono 80 passapagine, non ve le sto a illustrare tutte perché ci passeremo la serata, però stringi dice: quando una donna denuncia un uomo per maltrattamenti, signori sostituti procuratori, considerate quell'uomo già colpevole.
poi durante il processo dovrà discolparsi. Questo dice, se non che questo è anticostituzionale. La nostra Costituzione, ma la nostra civiltà giuridica, dice che si è tutti non colpevoli fino a prova contraria e fino a sentenza. Questo giudice ordina ai suoi sostituti procuratori di operare esattamente al contrario. Quindi abbiamo scritto questo libro anche perché è successa questa cosa, ma anche per altri motivi. Perché se io mi trovo a parlare con alcuni tipi di persone, devo per forza sentirmi in colpa perché sono di pelle bianca e perché sono eterosessuale, e non mi torna. E quindi ho detto, scriviamo un libro sul perché io non mi devo sentire in colpa, o qual è il meccanismo che induce qualcuno a cercare di farmi sentire in colpa. L'abbiamo scritto perché il 20 febbraio, quindi pochi giorni fa, l'Ordine dei giornalisti, l'Ordine nazionale dei giornalisti, l'abbiamo scritto sul nostro sito, ha emanato un vademecum per i giornalisti dove gli si ordina come scrivere le notizie relative ai reati da codice rosso, tanto per intenderci, quindi quelle cosiddette di violenza di genere, che poi viene intesa solo come violenza dell'uomo sulla donna. E in queste linee guida c'è scritto molto chiaramente, e togliete ogni contesto a ogni notizia, non contestualizzate, sottolineate solo che un uomo ha ucciso una donna oppure un uomo ha fatto violenza a una donna. Quindi fate in modo che il lettore non capisca quello che è successo, non è importante, ma abbia chiara l'idea di dove sta il bene e dove sta il male, deciso da noi però. La prova l'ho sentita in radio venendo qua in macchina, mi pare sul lago di Garda, una città sul lago di Garda, una donna ha ucciso sua madre anziana di 97 anni, e la notizia era specificava in un momento di ira, perché la signora poverina era malata, quindi probabilmente questa figlia non ce la faceva più a vedere la madre in questo modo, ha avuto questo gesto di impulso e l'ha uccisa. Se andate su gli elenchi dei femminicidi che sono pubblicati in pagine molto macabre, per esempio sul Corriere della Sera o su Repubblica, e vedete i casi in cui dei mariti, novantenni anche loro malati, con la moglie allettata, magari con l'Alzheimer che non riconosce più dopo anni di cure, la sopprimono, si uccidono e lascia scritto seppelliteci insieme. In quel caso viene inserito con onta nell'elenco dei femminicidi, mentre nella notizia alla radio già si trovava quello stesso movente, era trasmesso con una sorta di alibi, ok? Perché era una donna che ha fatto che ha commesso questo crimine. Sempre alla fine dell'anno scorso, quindi abbastanza recentemente, il Ministero delle Pari Opportunità, il Dipartimento delle Pari Opportunità, che è interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato un libro bianco, si chiama, sono 180 pagine, dove il concetto centrale, ci sono tantissime cose che qui non sto a raccontarvi, il concetto centrale è: attualmente vige un sistema chiamato patriarcato, dove gli uomini opprimono le donne e hanno privilegi e sottraggono libertà, sottraggono diritti alle donne. Lo fanno perché ce l'hanno nel sangue, perché c'è un patriarcato storico che si portano dentro quasi nel DNA. Questa forma di oppressione si manifesta il più delle volte, anzi quasi sistematicamente, sistemico è la parola, strutturale e sistemico sono le due parole chiave, con la violenza dilagante degli uomini contro le donne, con un numero spaventoso di femminicidi, e dunque sono necessarie determinate misure. Ah no, ecco, tutto questo è socialmente accettato, quindi voi tutti accettate questo disastro sociale, perché dentro di voi questa forma appunto di patriarcato è interiorizzata attraverso vari stereotipi. La donna che deve stare ai fornelli, voi tutti lo pensate, lo dice proprio il documento, è un documento ufficiale ministeriale. Voi tutti pensate che l'uomo deve essere quello forte, quello virile, quello che dà lo sculaccione alla donna, cose così.
dato che avete questo stereotipo dentro di voi, accettate che ci sia questa violenza, che ci sia questo patriarcato, e dunque servono tutta una serie di misure di mitigazione, che sono tutte quelle che ho detto prima, no? Quindi i giornali devono parlare di certe vicende solo in un certo modo, certi servizi devono essere impostati solo in un certo modo. Voi lo sapete che se c'è una legge del 15 agosto 2013, è un decreto legge poi convertito nell'ottobre dello stesso anno, che dice: una persona che sia vittima di violenza può chiedere al proprio datore di lavoro di essere sospeso dal lavoro, di essere sollevato dal lavoro per 3 mesi, questa persona può restare a casa per 3 mesi a stipendio pieno pagato dallo Stato. Uno dice: ok, ma come fai a certificare che sei vittima di violenza e quindi poter godere di questa misura? Devi andare in un centro antiviolenza, se non che i centri antiviolenza danno servizi solo alle donne, quindi un uomo che si trova vittima di violenza non può accedere a questo beneficio di legge, il che è contro l'articolo 3 della Costituzione, oltre che al buon senso. Per tutte queste ragioni noi abbiamo scritto, io ho voluto che si scrivesse questo libro. Ho detto: esiste un problema, quei 2 soggetti, come dice il Boni Castellani, come ha letto Gabriele nell'introduzione, questi 2 soggetti nati per cooperare con tutti i problemi che ci possono essere, ma anche con le meravigliose eccellenze che ci possono essere nella collaborazione tra uomini e donne, vengono spinti a vedersi come 2 posizioni contrapposte, quasi 2 posizioni politiche contrapposte, a lottare. C'è una spinta forte a dividere questi 2 soggetti che possono tranquillamente vivere separati, non è obbligatorio che stiano insieme, ma se stanno insieme sublimano le loro capacità, proprio perché tendono a completarsi l'uno con l'altro. Questo proprio per un fatto evolutivo, poi semmai ne parleremo se c'è tempo dopo. E quindi questo fenomeno, ho detto, mettiamolo sotto il microscopio. Inizialmente questo libro non si chiamava Malapianta ma Autopsia, solo che ci sembrava un po' macabro, poi l'abbiamo cambiato. Proprio era, vediamo questo fenomeno culturale, perché è un fenomeno culturale che vuole mettere radici nella società e cambiare la società, cambiare la percezione delle relazioni tra uomini e donne, addirittura, come ci racconterà Vincenzo, vuole cambiare l'identità di uomini e donne, e cerchiamo di studiarla da tutti i lati possibili. Ecco che allora questa è una raccolta di brevi saggi, ognuno di noi ha portato la propria specializzazione cercando di inquadrare questo fenomeno, proprio per dare al lettore visuali diverse. La mia visuale nel mio saggio è politologica, la visuale di Vincenzo è da analista sociale, poi ci sono 2 giuristi che danno una visuale dal punto di vista giuridico, uno dal lato penale e uno dal lato civilistico, poi abbiamo un filosofo, che è l'ultimo capitolo, quello più speranzoso, perché quelli precedenti danno, diciamo, una visione critica della situazione. L'ultimo l'abbiamo affidato apposta a un filosofo, quello che apre a una possibile via d'uscita. E poi c'è, che non può mancare, il capitolo di uno storico. Mancano 3 soggetti che non sono riuscito a trovare disponibili. Avrei voluto anche un contributo di un antropologo, uno psicologo e un linguista. Ecco, quello sarebbe venuto utile. Magari nelle prossime edizioni, se avrà il grande successo che sicuramente questo libro avrà, lo integreremo anche con queste 3 cose. Il centro del libro, appunto, la risposta alla domanda perché accadono quelle cose che vi ho accennato, cioè sarebbero tante, ne ho accennate solo alcune, la risposta è perché esistono dei fenomeni che possiamo chiamare femminismo, anche se ormai sono diventato restio a dargli questo nome per varie ragioni che poi semmai vi esporrò, o cultura woke, che è questo termine inglese. In macchina ho chiamato i miei genitori e mi hanno detto: che cavolo vuol dire wok? Per loro il wok è quello dove si cuoce, no, quello è il wok.
Significa, lo spiego brevemente, poi Vincenzo si estenderà su questo. Woke significa risvegliato, svegliato, e in America, perché tutta la spazzatura di questo genere arriva da lì, si identificano tutti quelli che pensano che siano in atto diversi tipi di oppressione a carico di diversi gruppi sociali, e loro sono risvegliati perché se ne sono accorti e combattono contro tutte queste serie di oppressioni che spesso si incrociano tra di loro, si sovrappongono, si intersecano, ok? Quindi sono quelli sostanzialmente che buttavano giù le statue negli Stati Uniti, sono quelli che appunto ti impongono di sentirti in colpa perché sei bianco, eterosessuale e quant'altro. E su questo c'è il capitolo centrale, che appunto è scritto da Vincenzo, a cui adesso lascio la parola, che riguarda questo fenomeno generale. Tutti gli altri capitoli rientrano in un sottogruppo della cultura woke, che è appunto quella del cosiddetto femminismo, ma io ripeto, sono ormai restio a definirlo così, non riesco ancora a trovare una definizione alternativa. Anche loro che propongono e diffondono i fenomeni di cui ho parlato all'inizio si definiscono così, quindi io per rispetto continuo a chiamarle così, ma credo che sia qualcosa di oltre. Lascio la parola a Vincenzo per la sua parte. Intanto, già che ovviamente aspettiamo, visto che l'hai citato, poi dopo lo dirai anche meglio, hai citato i centri antiviolenza che generalmente non accolgono gli uomini, però ci sono anche centri antiviolenza sia per donne che per uomini, come il centro Anchira, di cui abbiamo pubblicato un sondaggio che promuove questi giorni sul nostro canale, poi ve ne parleranno magari meglio, oppure possiamo anche dirlo adesso a questo punto. Sì, poi... Mi prendo giusto 2 minuti perché sto aiutando questo centro. Allora, i centri antiviolenza in Italia che accolgono anche uomini sono 2, quelli che accolgono solo donne sono 360, mi pare, in tutta Italia. Proprio perché accolgono anche uomini, non accedono ai fondi pubblici, sappiatelo. Hanno fatto domanda, gli hanno detto accogliete anche uomini, non vi diamo soldi, mentre gli altri viaggiano sui 10 milioni complessivi all'anno. Comunque, uno di questi 2 centri, che è il centro Anchira di Milano, sta cercando di raccogliere dei dati che nessuno raccoglie, cioè quanti sono gli uomini vittime di violenza subita da delle donne per diversi tipi di violenza. C'è un questionario online molto ben fatto, sono 50 domande in gran parte ispirate dalle stesse domande che l'Istat fino a pochi anni fa faceva alle donne per misurare il fenomeno contrario. È molto importante che tutti lo facciano, comunque la si pensi, proprio perché il campione deve essere qualificato, quindi invitiamo tutti voi a diffondere. Adesso magari Gabriele vi fa vedere di nuovo il link, oppure andate sul sito di Anchira, che è anchira.eu mi pare, prendetevi quei 6, 7, 8 minuti, parlo agli uomini, se potete, e fate questo questionario. Scoprirete magari anche di aver subito qualcosa senza che ve ne siate resi conto. Capita, qualcuno ci ha scritto in questo senso. E alle signore qui presenti chiedo: inoltrate quel link e parlate di questa indagine ai vostri nipoti, ai vostri figli, ai vostri fratelli, ai vostri padri. Più persone, ripeto, non importa come la pensino, anche se pensano che quello che abbiamo scritto qui è assolutamente falso e irricevibile, non è importante. Servono tanti uomini, tante esperienze che riversino in quel questionario la loro esperienza, quindi poi vi daremo il link di nuovo e sì. Ecco, qualcuno ci ha risposto perché c'è quello, sì. Qualcuno ci ha risposto quando abbiamo messo il sondaggio, lo dico così, il titolo di colore, che ma probabilmente non serve a molto perché ci sono pochi casi, quindi non, vabbè, verifichiamolo appunto anche con questo sistema, però ecco, il sentire comune credo sia abbastanza ben rappresentato da quel commento, effettivamente. Bene, prego Vincenzo. Allora, grazie mille per l'invito, il nuovo invito, è la terza volta che ci vediamo con qualcuno. Stasera non parleremo di trans, so che vi piace questo argomento, ma non ne parleremo.
Voglio ringraziare, già che mi trovo in questa occasione, Davide Stasi per la fiducia che mi ha accordato nell'invitarmi a partecipare a questo libro, che è veramente eccezionale, ma non perché ci ho scritto io dentro. E è un grande piacere, un grande onore condividere questa posizione con lui per la prima volta. Allora, stasera voi credevate, cerco di essere molto veloce, perdonatemi perché sarebbero argomenti lunghissimi, ma non vi voglio tediare troppo, cerco di essere veramente velocissimo, poi eventualmente ci saranno le domande alla fine. Credevate di essere venuti a una presentazione tranquilla di un libro, così poi ve la scordate? No, stasera vi farò scoprire una verità agghiacciante su di voi, sul mondo, sulla società, e dovrete decidere alla fine. Il riferimento è chiaro, no? Tutto comincia con Marx. Marx teorizzò, detto in estrema sintesi, che i gruppi umani si strutturano in classi a causa del conflitto per le risorse, per lo sfruttamento delle risorse. Si crea da questo conflitto una classe dominante e delle classi subalterne. Queste classi subalterne inevitabilmente, per un processo storico, anzi per un processo addirittura metafisico, arrivano a avere coscienza della propria oppressione, di essere classi oppresse, e inevitabilmente prima o poi agiranno una lotta di classe che sfocerà in una rivoluzione violenta, e tipicamente si aspetta che sia violenta, e poi in una nuova società comunista ovviamente. Ma cosa succede? Succede che tra gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40 degli intellettuali europei, infatti quando Davide ha detto tutta questa spazzatura viene dall'America, insomma ci abbiamo messo lo zampino anche noi europei, degli intellettuali europei hanno l'illuminazione che qualcosa non va nella teoria di Marx, questa rivoluzione o non avviene o si tramuta in un nuovo regime che opprime, opprimente, e quindi c'è qualcosa che non va. E loro dicono, la cosa che non va è che esiste una sovrastruttura culturale, istituzionale, giuridica, artistica, estetica, che serve a perpetuare lo status quo, serve a perpetuare il rapporto di potere, e lo perpetua mantenendo le classi subalterne nell'ignoranza della loro oppressione. E se non si smuove quindi il lato culturale, non si arriverà mai a una coscienza e a una rivoluzione. Quindi loro dicono dobbiamo agire sul piano culturale, e infatti mettono in discussione praticamente tutto il sapere che noi consideriamo fondamentale, occidentale, canonico. Lo mettono in discussione perché bisogna smantellare i rapporti di potere, e bisogna farlo tramite la cultura. Questo è il marxismo culturale, e bisogna quindi smantellare queste strutture, mettere in discussione tutto. E cosa succede? Succede che negli anni 30, 33, 34, sono costretti a emigrare in America perché c'è il nazismo. E uno di questi, non proprio uno dei principali, uno dei più conosciuti, ma uno dei più influenti, uno di quelli che ha avuto maggiore impatto anche sulla contemporaneità, è Kurt Lewin. È uno psicologo che appunto negli Stati Uniti si interroga su come mai succedono tanti orrori, su come mai come una società può tramutarsi in una terribile dittatura, e la sua risposta è che la responsabilità del singolo è estremamente limitata, se non totalmente azzerata, dalle forze sociali o culturali in cui si trova immerso. Lui teorizza questa teoria del campo nel suo modello di psicologia, che sarà chiamato psicologia topologica, è molto complesso, ma questo è proprio lo schema base. Era fissato con le equazioni, con la scienza, infatti fa l'equazione del comportamento, behavior, il comportamento è una funzione della persona, P, e dell'environment, dell'ambiente. Però questa sua teoria si estremizza al punto che negli ultimi anni della sua vita e della sua ricerca arriva a dire che il contesto, il campo come lo chiama lui, può determinare totalmente il comportamento di un individuo, che quindi non ha più nessun controllo, non ha più nessuna responsabilità su quello che fa. Quindi se dobbiamo evitare che si ripetano regimi dittatoriali, orrori, dobbiamo andare a creare un cambiamento nel campo, nella cultura. Come lo si fa?
lui sviluppa il modello della ricercazione. La ricercazione, detto in breve, è l'antesignano dei moderni seminari di consapevolezza, di sensibilizzazione. Negli Stati Uniti ci sono quelli per esempio sull'antirazzismo, qui ci sono quelli sulla coscienza maschile, contro il sessismo, ma diciamo che è un modello in cui il ricercatore e i soggetti osservati, diciamo così, operano in realtà insieme con uno scopo comune di cambiare se stessi, quindi di prendere coscienza di determinate cose e di agire in questo modo sul contesto più ampio, tramite la rieducazione. La rieducazione è un concetto di Lewin, che risale quindi alla metà del secolo scorso. E i gruppi che fanno ricercazione lui li chiama T-groups, training group, gruppi di addestramento, ma poi diventano appunto gruppi di sensibilizzazione, anche sensibilizzazione è un suo termine. E lui muore nel 47, nel 47 i suoi discepoli fondano il Institute for Applied Behavioral Science, quindi l'Istituto per la Scienza del Comportamento applicata a cosa? Al cambiamento sociale. E questi NTL, i National Training Laboratory, i laboratori dell'addestramento nazionale, si spargono in tutto il mondo, anche in Africa, dovunque. Negli anni tra il 47 e il 70 toccano direttamente o indirettamente milioni di persone, vengono adottati da università, istituzioni politiche, istituzioni militari. Quindi c'è veramente un impatto, un'influenza che è veramente difficile e che tramite questa opera arrivano alla contemporaneità. Il NTL esiste ancora ora, quello basso è il logo attuale dell'NTL che ha sedi in tutto il mondo. Ecco un esempio, vi faccio degli esempi con la contemporaneità perché sennò mi pare che parliamo solo del passato. Questo è di quando è accaduto il terribile omicidio di Giulia Cecchettin, e Lilli Gruber scrisse: dobbiamo rieducare i maschi per fermare i femminicidi. Quindi non è il singolo che va responsabilizzato e va indagato, no? La sua patologia, la sua anomalia, no, è una società, è un campo che causa il femminicidio. E dice Gruber, esistono norme e leggi ma è mancato il cambiamento culturale. Quindi sono termini leviniani che ci troviamo dopo 70 anni. Ma comunque non aveva una patologia, un figlio sano del sì, patriarcato. Esattamente. Quella è la tesi, no? Esattamente, proprio così. Allora, tramite i T-groups in America c'era stato effettivamente un problema di razzismo istituzionale, c'era stata la segregazione razziale, non era una cosa insomma proprio tra luce e vino, era stato un periodo terribile, agghiacciante della loro storia, però era diciamo arrivati agli anni 60 era ampiamente superato già. Tuttavia dei gruppi estremisti di Black Power, di potere nero, continuavano a sostenere che c'era una discriminazione appunto sistemica e strutturale. Sistemico è un termine mutuato dal linguaggio medico, che vuol dire riguarda l'intero sistema, però nel linguaggio medico ha un senso perché è una patologia che prende un intero apparato, un intero organo. Nella società è più difficile parlare di fenomeni sistemici, però appunto c'erano questi gruppi estremisti neri che parlavano ancora di discriminazione sistemica e dei bianchi volenterosi, diciamo così, come Robert Terry, che era un dirigente di un'associazione, era un pastore protestante, era un dirigente di un'associazione che si impegnava per il cambiamento sociale, per l'antirazzismo, scoprì la nuova coscienza bianca e scrisse questo libro nel 70 che è seminale e che ha già tutto dentro. Se potrebbe essere moderno, potrebbe essere, sì. Ve lo leggo perché merita la citazione. Allora, i bianchi spesso desiderano unirsi alle battaglie dei neri sulle questioni razziali, ma non vogliono combattere il razzismo delle strutture sociali, che sono dominate dai bianchi. Solo quando i bianchi realizzeranno uno sforzo coordinato e costante per combattere il razzismo istituzionale, solo allora, forse, saranno in una posizione tale da poter intraprendere un serio dialogo con i neri. Ora sappiamo che il nemico siamo noi stessi, e per noi stessi intende i bianchi. Il razzismo ha due modi di espressione, quello individuale e quello istituzionale. La distinzione è fondamentale
perché chiarisce che anche persone ben intenzionate perpetuano il razzismo a livello istituzionale, pur non avendo mai commesso atti di ingiustizia razziale a livello personale, cioè non hanno fatto nulla di male, sono persone ben intenzionate, però perpetuano il razzismo istituzionale non sapendolo. In una società come la nostra nessuno può dire di non essere razzista, tutti noi perpetuiamo la forma mentis razzista e le pratiche istituzionali oppressive. L'unico modo per i bianchi di iniziare un dialogo con i neri è ammettere di essere razzisti, impegnarsi fermamente a combattere il razzismo e iniziare il duro lavoro di eliminarlo. Uomini, fate mea culpa e rendetevi conto del privilegio che avete. L'appello di Elena Cecchetti. Quindi abbiamo detto i T-Groups arrivano nella contemporaneità. Questo è un sito che offre appunto questo servizio al giorno d'oggi ed è un mercato, appunto, come vi dicevo, diffuso in tutto il mondo. Lì c'è più appunto l'antirazzismo, qui ci sono altri magari argomenti, però il metodo e la visione alla base è esattamente lo stesso. E si vede, questo è Forbes che stima che il mercato di questi seminari abbia raggiunto un giro d'affari di 7 miliardi e mezzo di dollari nel 2020, ma si aspettava che raddoppiasse entro il 2026. Ora vediamo con Trump se rallenta un pochino questo trend, però insomma questo era il trend, per farvi capire quanto è grosso questo giro d'affari. Ma parli di seminari per diventare agent of change in generale, cioè su qualunque tema o su tema specifico, l'antirazzismo? No, su qualsiasi tema. Sì, che poi sono in realtà poi lo vediamo che si intersecano, insomma. Questo è l'Istat, campagne di sensibilizzazione, è il sito dell'Istat, campagne di sensibilizzazione. Il Dipartimento delle Pari Opportunità sostiene delle campagne di comunicazione per sensibilizzare, termine di Lewin, l'opinione pubblica e per accrescerne la consapevolezza rispetto al fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, anche al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna. Quindi corretta cultura. Lewin diceva, la rieducazione di Lewin diceva che il soggetto ha una visione interiore, una situazione interiore non allineata con la realtà, va riallineato, va corretto. Quindi ci ritroviamo esattamente quello che diceva Lewin. E un altro esempio, Anagrafe di Milano, settembre 2024, al via il primo corso di formazione al personale contro la violenza di genere. Ancora, questo è di questo mese. In Emilia Romagna l'inclusività si paga, corsi e bollini LGBT per hotel e spiagge, quindi formazione per imprenditori turistici sulla sensibilizzazione, sulla discriminazione LGBT. Ecco, quindi dicevo che c'è uno zampino dell'Europa, no, in tutto questo. Abbiamo visto la teoria critica della scuola di Francoforte, che mette in discussione il sapere occidentale per arrivare alla rivoluzione culturale e usa, diciamo, uno degli sviluppi di questo ragionamento è il postmodernismo, inizialmente una corrente letteraria che cerca nuove forme, ci mette in discussione le forme rigide della letteratura tradizionale e cerca nuove forme e nuovi linguaggi. Però questa tendenza a distruggere le forme tradizionali entra nella filosofia e poi viene applicata anche all'analisi sociale. E questi strumenti filosofici e di interpretazione dei postmodernisti vengono cooptati dagli attivisti della giustizia sociale. Uno di questi è la decostruzione, elaborata da Jacques Derrida. La decostruzione nasce nella pratica filosofica come analisi testuale che contesta i binarismi gerarchici di categorie, forma, significato, corpo, anima, dentro, fuori, parlato, scritto e così via, mostrando la loro natura fondamentale di costruzioni arbitrarie, però che tramandano la struttura di potere, lo status quo. Questo termine è passato a designare l'attività teorica di ambiti come diritto, architettura, teologia, femminismo, studi gay e lesbici, teoria etica e politica, psicanalisi, critica letteraria. Tutti questi ambiti, per quanto diversi, sono accomunati dall'intento di smantellare a livello teorico le opposizioni concettuali che fino a ieri erano considerate fondamentali. E poi c'è Foucault che applica appunto questo all'idea di un disequilibrio di potere nella società. E quindi lui dice il discorso, lui con discorso intende qualsiasi tipo di interazione e di comunicazione sociale,
Il discorso è il mezzo attraverso cui il potere e lo status quo si perpetua e si autoriproduce e tiene buona tutte le classi subalterne. Foucault non analizza il discorso in senso linguistico, ma esplora le forme del discorso che strutturano la negoziazione del potere e della conoscenza in un dato contesto culturale. Per Foucault il discorso non è un atto spontaneo, ma è strutturato da un set di assunzioni, regole e principi di esclusione di matrice sociale che dipendono dalle strutture di potere che vigono in quel contesto. Nelle sue parole, il discorso è una violenza che facciamo alle cose. Ad esempio, stereotipi di genere nei bambini, un effetto della socializzazione primaria. Socializzazione è un termine che indica appunto il modo in cui il discorso informa, attraverso l'educazione della famiglia, attraverso l'istruzione scolastica, delle, secondo loro, tabule rase, dei nulla, dei pezzi tutti uguali, che però vengono appunto socializzati per essere maschi o femmine, uomini o donne. Genere e sessualità come costruzioni sociali, questo è Bioetica News, decostruire l'idea di naturale e di universale. Dalla fine del XX secolo movimenti e studi femministi, queer e post-colonialisti iniziano a mettere in discussione quelle narrazioni che mettono al centro come soggetto universale un uomo bianco, cis, etero, abile, di classe media. In questo modo viene smascherata la falsa neutralità e universalità che è fondata su e che cela relazioni di potere. Ne deriva una sfida a tutte le forme riduzionistiche e semplificanti di binarismo che si fondano su idee di natura e uomo e costruiscono dicotomie che prima venivano viste come naturali. Esempio, uomo-donna, maschio-femmina, eterosessuale, omosessuale, bianco, non bianco, umano, non umano, mente-corpo, e non vanno viste come naturali, dovete vederle come costruzioni che mantengono il potere, riproducendo gerarchie sui e tra i corpi. L'educazione sentimentale serve per decostruire, termini di Derrida, la mascolinità tossica. Decostruire le maschilità. Questo è un laboratorio sociologico dell'Università di Torino, del giugno dell'anno scorso. E le epistemologie, anche la scienza, il modo in cui si fa la scienza, deve essere messo in discussione, quindi basta logica, basta razionalità, basta principio di non contraddizione, basta dati e analisi empiriche, falsificabilità. Bisogna guardare a nuovi modi di fare scienza attraverso l'esperienza vissuta delle categorie marginalizzate, quindi astrofisica femminista, matematica femminista, chi più ne ha più ne metta. Il modo in cui si capisce, si individuano quelle dinamiche che perpetuano i disequilibri di potere in modo inconsapevole è la problematizzazione. Questo è un esempio, guardiamo subito l'esempio. Si pensi a un uomo che si volta da un'altra parte quando una donna prende parola. Il suo comportamento rinforza il messaggio dominante che la voce degli uomini sia più importante di quella delle donne, che gli uomini sono titolati a parlare prima e di più e che ciò che una donna ha da dire non abbia valore per gli uomini. Questi messaggi valgono per tutte le donne, ma sono ancora più problematici se la donna che ha preso parola è di colore. Questo aggiunge il messaggio che la voce delle donne di colore sia meno importante e rinforza non solo il privilegio maschile, ma anche il privilegio bianco. Questo libro, sulla educazione per la giustizia sociale, è scritto da una che prende svariate migliaia di dollari per fare quei seminari che dicevamo prima. Un esempio di problematizzazione: i mattoncini Lego accusati di eteronormatività dal Museo della Scienza di Londra. Siccome ci sono i mattoncini col pirulo che vengono detti maschi e i mattoncini col buco che vengono detti femmine, bisogna problematizzare, perché questo serve a promuovere la visione tradizionale dei generi, e questo non va bene, perché se si promuove la visione tradizionale, l'eteronormatività, si promuove una struttura di potere. Un altro esempio di problematizzazione: perché ti stai truccando? A me piaci così, se te lo dice è violenza. Questi manifesti, questo e altri, con altre problematizzazioni, furono esposti a Pontedera, sì, e fecero grande polemica. Scavando bene si può problematizzare qualsiasi cosa. Se guardate bene, qualsiasi discorso, qualsiasi frase, copertina di libro, film, può essere problematizzato se vi sforzate bene. Lei è molto brava, secondo me è un genio a problematizzare, è una scrittrice che si chiama Roberta Marasco, se avete Instagram e siete curiosi potete vederlo,
è veramente la migliore che ho trovato in Italia a problematizzare. Esempio, Raffaele Morelli dice: le più infelici, le donne belle dopo i 40 anni, e Roberta Marasco commenta: dividere le donne in belle e brutte è uno dei modi in cui gli uomini si sforzano di controllarle. Oppure, ti vedo stressata, detto nel contesto delle feste familiari, è sessista, perché a un uomo non lo diremmo e perché si dà per scontato che una donna debba gioire nell'ammazzarsi di fatica. Quindi tramite la problematizzazione e tutti gli strumenti che abbiamo visto si deve arrivare, tutti dobbiamo arrivare, alla coscienza critica. Per raggiungere una coscienza critica del proprio stato di oppresso, un uomo deve imparare a riconoscere la propria realtà come una realtà che lo opprime. Questo è Freire, che è un pedagogo sudamericano importantissimo, fondamentale nel far passare tutte queste cose nell'istruzione scolastica. Aver sviluppato coscienza critica significa essere diventati consapevoli che si è oppressori o oppressi, o perlomeno complici dell'oppressione, come risultato dei modi in cui si è stati socializzati dal sistema oppressivo. Significa essere consapevoli della propria posizionalità, cioè della struttura del proprio rapporto con il potere istituzionale e sistemico, basata sulla propria categoria umana e demografica. Ad esempio, questo è un Moodle dell'università, su una lezione di psicologia. Solo in minima parte i gruppi discriminati sono consapevoli della discriminazione nei loro confronti. Oppure, qui forse leggete male, ve lo leggo io, il contesto educativo e scolastico si configura come un ambito fondamentale per promuovere una cultura di genere orientata all'equità e al riconoscimento dell'altro, sviluppando una consapevolezza critica rispetto ai modelli dominanti della società. E questo è un seminario per insegnanti del Comune di Torino. Oppure, senza mezze misure contro la violenza sulle donne della regione Emilia-Romagna, un podcast, comincia l'articolo: capire di essere vittime di violenza quando si è coinvolte non è facile. Molto difficile capire di essere vittime di violenza, ci vuole lavoro duro, molte ore di lezione. Immersi nella cisnormatività, origine e conseguenze della transfobia interiorizzata. Se fate molte lezioni vi possono insegnare anche a trovare la transfobia dentro di voi e capire di essere immersi nella cisnormatività. Quindi, marxismo, cultura woke, che ne è una derivazione diretta. Nel marxismo, dalla subalternità materiale, concreta, tramite una coscienza di classe, lui pensava, si arriva inevitabilmente tramite il processo storico a una rivoluzione. La cultura woke invece vede l'oppressione sistemica e strutturale, difficile da riconoscere a volte, bisogna prenderne coscienza critica, non è un processo spontaneo, serve l'attivismo che ve lo fa capire, per arrivare a una rivoluzione culturale. Ma sono sciocchezze, nessuno pensa davvero a queste cose oggi. Università di Catania, ripensare i rapporti umani, una rivoluzione culturale contro ogni discriminazione. Provincia di Perugia, 8 marzo dell'anno scorso, contro la violenza di genere, una rivoluzione culturale, tra virgolette, così mi fanno pensare che è uno scherzo, una metafora. Lo dicono loro stesse. Questa è Maria Galindo, è una femminista che ha fatto un tour dell'Italia ed è venuta qui a Livorno un paio di settimane fa a presentare il suo libro che si chiama Femminismo bastardo. Il capitolo 1 si intitola: il femminismo non è un progetto di diritti per le donne, è un progetto di trasformazione sociale. Ve lo stanno dicendo, lo stanno dicendo chiaramente. Siamo quasi alla fine, arriviamo alla struttura del potere, alla struttura di come questa oppressione sistemica concretamente si può visualizzare, ecco, si struttura, è come una rete, una ragnatela. E questo è un'elaborazione dei primi anni 90 e ancora però è attuale. In questo saggio e in un altro all'inizio degli anni 90, Kimberly Crenshaw, che è una giurista nera americana, teorizza l'intersezionalità. Ed è un saggio molto interessante perché lei in questo saggio cerca di far capire come la discriminazione delle donne e la discriminazione razzista si intreccino in modi vari e complicati nelle donne di colore. È bello l'incipit perché dice negli ultimi 2 decenni le donne si sono organizzate contro la violenza praticamente di routine che infesta le loro vite.
Per esempio il maltrattamento e la violenza sessuale e lo stupro, una volta visti come fatti privati e aberrazioni, sono ora largamente riconosciuti come parte di un sistema di larga scala di dominazione che affligge le donne come categoria umana, ampiamente riconosciuto. E ovviamente parla della violenza. È interessante perché, non so se avete sentito le grooming gangs nel Regno Unito, ecco, è interessante perché nel 91 in questo saggio lei dice, fa questo ragionamento in mezzo ad altri: le donne di colore subiscono violenza domestica dai loro partner, ovviamente il caso opposto non è neanche contemplato o menzionato, però la stessa comunità nera tende a nascondere questo fatto per evitare che si pensi che la cultura nera è una cultura particolarmente violenta, quindi per evitare un discorso di razzismo. È interessante come parallelo. Quindi l'intersezionalità è una chiave analitica della complessità del mondo, delle persone e delle esperienze umane. Gli eventi e le condizioni della vita sociale e politica e lo stesso sé non possono essere interpretati come prodotto di un unico fattore, sono influenzati da vari fattori, in modi diversi e reciprocamente interagenti. Per quanto riguarda l'ingiustizia sociale, la vita delle persone e la struttura del potere in un dato contesto sociale si comprendono meglio se analizzate come prodotto non di un singolo asse categoriale, solo donna, solo nera, sia esso la razza, il genere o altro, ma da molteplici assi che operano insieme e si influenzano reciprocamente. E questa è una bella rappresentazione grafica dell'intersezionalità che ho trovato. Il potere al centro, man mano che ci si allontana dal centro si è più oppressi e più marginalizzati, mentre è abbastanza intuitivo che un cittadino nel suo territorio è più vicino a una situazione di potere rispetto a un clandestino che non ha documenti, che in fondo è un po' più difficile vedere questo stesso automatismo, per esempio, tra un uomo cisgender che sarebbe automaticamente più potente di una donna cisgender che è più oppressa, e più oppressi ancora ci sono i trans, gli intersex e i non binari. Però questa è l'intersezionalità. Siamo alla rivelazione finale. Patricia Hill Collins, che è una sociologa americana, nera, ragiona su queste stesse cose e in questo libro notissimo, importantissimo, seminale, sempre degli inizi anni 90, dice questa illuminazione: oltre che lungo assi come razza, genere, classe sociale, l'oppressione sistemica è strutturata su vari livelli orizzontali: il livello della biografia personale, il livello del contesto culturale del gruppo, della comunità, il livello istituzionale. Sebbene la maggior parte delle persone riesca con facilità a identificare la propria personale vittimizzazione entro un principale sistema di oppressione, bastano 2 o 3 lezioni, i più non riescono ad avere coscienza di come le proprie azioni possano contribuire orizzontalmente a perpetuare l'oppressione degli altri, di qualcun altro. Il modello inclusivo della matrix del dominio, e si chiama veramente così, non me lo sono inventato io, fornisce lo spazio concettuale necessario a ciascuno per rendersi conto che, a seconda del contesto, anche un giorno dopo l'altro può cambiare questa cosa, uno stesso soggetto può essere oppressore o membro di una categoria oppressa, oppure simultaneamente oppressore e oppresso. La matrix of domination, enter the matrix. Questa è una rappresentazione grafica della matrix del dominio, vedete, quelli blu sono i livelli della matrix del dominio, quelli rosa sono le classi, gli assi dell'intersezionalità, ma questa è ancora più bella, è una specie di atomo, e ci sono le identità sociali che sono le ellissi, poi ci sono i domini del potere nel primo cerchio e la dimensione storica che ricordava prima Davide nel cerchio più esterno. Quindi per uscirne cosa si può fare? Bisogna do the work, fare il lavoro, in America si dice così. Quando parliamo di costruire un mondo più antirazzista, più antioppressivo, e si noti bene, non più giusto, non meno razzista, no, più antirazzista, più antioppressivo, il modo in cui lo si dice è do the work, fare il lavoro. E come si fa il lavoro? Il primo passo è di superare la propria resistenza, perché chi è privilegiato offre resistenza a questa coscienza critica, no? A vedere tutto questo. Vuole mantenere la propria situazione di potere. E sempre Robin DiAngelo, del libro che vi ho fatto vedere prima, dice: l'invisibilità del proprio privilegio da parte dei membri del gruppo egemonico è il meccanismo che perpetua l'oppressione, è il fenomeno dell'ignoranza volontaria, del non voler vedere,
cioè tutte quelle dinamiche che aiutano il gruppo dominante a restare cieco all'evidenza dell'ingiustizia sociale. Le informazioni che la rendono evidente sono facilmente accessibili e le minoranze oppresse da sempre cercano di renderle note ai membri dei gruppi dominanti, ma questi spesso oppongono resistenza ad esse, anche in modo aggressivo. Queste forme di resistenza, di negazionismo, includono pretendere prove, ad esempio dati, a supporto dell'esistenza dell'ingiustizia. Questo è un passaggio chiave perché abbiamo visto che la teoria critica e il postmodernismo mettono in discussione la scienza, la non contraddizione, la falsificabilità. Quindi per la giustizia sociale non è che mentono, diciamo così, come mezzuccio, no, è proprio programmatica la cosa, perché loro mettono in discussione la scienza egemonica, i dati, il modo egemonico di fare conoscenza. Servono modi diversi di fare conoscenza che si centrino sull'esperienza vissuta delle classi oppresse e quindi non importa quali sono i dati, importa come si sente il membro della classe oppressa. L'esempio della resistenza, Robin DiAngelo fa proprio esempio di come parla, no? Quello che oppone resistenza. A quando risalgono queste statistiche penso le cose siano cambiate da allora. Oppure sentirsi qualificati senza avere neanche studiato il problema a discutere con persone che vivono l'oppressione sulla propria pelle e con esperti del settore, quelli che studiano gender studies. Non sono d'accordo sul fatto che il sesso sia un costrutto sociale. Lasciate parlare loro, questo non si può dire. Oppure fornire controesempi o eccezioni. Ma la von der Leyen è donna ed è a capo della Commissione europea. Oppure girare la frittata, la vera oppressione è quella dei ricchi sui poveri. Se si eliminano le disuguaglianze economiche, l'oppressione scompare. Oppure mettersi sulla difensiva, mi stai dando dell'omofobo, ma sono anche amici gay. Oppure negare la ricerca scientifica sull'ingiustizia sociale per mezzo di aneddoti. La lived experience, l'esperienza vissuta, va bene solo se viene da un soggetto in una posizionalità oppressa, altrimenti non vale. Per esempio, avevamo un collega trans al lavoro, ma tutti andavano d'accordo con lui e si trovava benissimo. Tutte queste sono forme, non sono cose che dite in buona fede, sono forme di resistenza alla coscienza critica, alla consapevolezza. Quindi, ora voi dovete scegliere. Potete scegliere o decidete di sviluppare coscienza critica, quindi di do the work, di fare il lavoro. Dovete andare ai seminari, dovete problematizzare ogni giorno ogni cosa che vi succede, dovete capire di essere in una matrix dell'oppressione e del dominio e capire bene dove vi posizionate in questa matrix, e questo richiede molto lavoro emotivo, molto lavoro su voi stessi. Oppure potete decidere di far finta di niente, di continuare nella vostra ignoranza volontaria, di dimenticarvi tutte queste storie dell'oppressione, di chiudere gli occhi davanti a tutta questa ingiustizia sociale e continuare a vivere tranquillamente le vostre vite. Pillola rossa o pillola blu? Tra l'altro nel film Neo ha tutte le caratteristiche negative che si possono avere, perché è bianco, etero, insomma non a caso. Però Morpheus invece rappresenta la classe oppressa. No, vabbè, butata a parte. Bene, a questo punto parliamo del primo capitolo. Allora, il primo capitolo scritto da Davide Stasi è appunto un capitolo introduttivo, tanto è vero che fa una lunga carrellata, cioè no lunga, una breve carrellata, perché per forza di cose sintetizzare il percorso umano in un capitolo è ovviamente impossibile, e però diciamo mi pare di capire la tesi è un po' che da una struttura più piramidale che governa l'essere umano si passa a una struttura più circolare, diciamo nel periodo post-agricolo o anche potremmo dire post-cristiano, insomma, perché tu vedi anche un po' nel cristianesimo un punto di svolta nel modo di pensare, diciamo quello in cui quindi si va dall'oppressione, cioè dal non potersi curare dei più deboli per una questione di sopravvivenza, invece considerare anche le persone più deboli come membri della società da dover insomma includere. Poi questo però arriva a una deriva successiva
diciamo dopo la caduta del muro di Berlino tu la identifichi ancora di più dal World Trade Center, insomma dall'11 settembre, ecco. Dunque appunto spiegaci un po' questo percorso e insomma e poi anche da te spero che ci sia qualche via di fuga, ecco, come chiamate nel suo saggio Vincenzo. Grazie, allora non mi diffonderò troppo sul mio capitolo, preferisco parlarne cogliendo alcuni spunti da quello che ha espresso Vincenzo, che ovviamente trovate elaborati nel suo saggio all'interno del libro. Il mio saggio è un saggio di natura politologica. Sono andato alla ricerca di una diversa visione di quello che viene chiamato patriarcato storico, che ha l'origine, insieme alla teoria marxista, di quello di cui ha appena parlato Vincenzo. La prima domanda che viene da fare, anche se le persone di cui ha parlato Vincenzo hanno già una risposta, l'abbiamo visto in una delle ultime slide, sono i dati. Tutte queste oppressioni di cui stiamo parlando, nel nostro vecchio modo, noi che abbiamo preso la pillola rossa, okay, quindi non ce ne stiamo dalla loro lettura, noi abbiamo bisogno di dati per sapere che qualcosa esiste. Ora, come vi ho detto, tutti questi fenomeni storici, queste ideologie che sono state sviluppate, di cui ha parlato Vincenzo, le trovate all'interno di documenti istituzionali, linee guida del Dipartimento delle Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se avete il fegato, lo stomaco di leggervi tutte e 183 le pagine, troverete esattamente l'impostazione di cui ha parlato Vincenzo e che ha quell'origine, scuola di Francoforte, Levin, eccetera, eccetera. Ha proprio quel tipo di impostazione. Però uno che legge queste linee guida, che sono imperniate, come vi dicevo prima, sul concetto di esistenza del patriarcato, la prima domanda che una persona all'antica, come sono io, come Vincenzo o chiunque abbia preso la famosa pillola rossa, è chiedersi: ok, ma i dati? Sarebbe così gentile da dimostrarmi nei fatti, nei dati presi dalla realtà, che sussiste questo regime patriarcale, eccetera, eccetera, eccetera? Di solito, quando appunto si hanno le risposte, come ha detto Vincenzo, oppure c'è un silenzio imbarazzato, perché sanno che i dati non ci sono, e se ci sono smentiscono la realtà fittizia che viene così propagandata. Un solo esempio: secondo voi, così iniziamo col dialogo con il pubblico, parlando di reati da codice rosso, i reati da codice rosso sono i maltrattamenti in famiglia, le lesioni, le percosse, lo stalking, cioè gli atti persecutori, e mi pare ci sia ovviamente la violenza sessuale. Secondo voi ogni anno in media, chiedo un numero preciso, quanti condannati ci sono in Italia per questi reati? Sparate il numero, poi vi dico io qual è quello giusto. Centinaia. Mille. Così pochi. Qualcuno fa dei gesti dietro ma non capisco cosa dice. Una ventina. Beh, pensate che siamo veramente pacifici? No, in realtà no, sono 5.000, ma non è che significhi che sono tantissimi. Quanti uomini ci sono in Italia? 25 milioni, stiamo parlando dello 0,01%. Nelle statistiche europee siamo il paese con meno casi di violenza degli uomini sulle donne tra tutti i paesi dell'Unione Europea, idem per gli omicidi. Gli omicidi di donne sono tutti gli omicidi, quindi anche il rapinatore che va oltre nella sua rapina e uccide la vittima della rapina, che in quel caso è una donna. Quindi comprendendoli tutti siamo intorno ai 110-111 di media all'anno da anni, e siamo in fondo alla classifica europea di queste casistiche. Quindi siamo un paese dove questo patriarcato non lo vedo, ho preso solo questi dati, ma se andiamo a prenderne altri non cambia la situazione.
non si vede questa oppressione. E già da lì puoi ottenere puoi disinnescare il pensiero che viene imposto secondo le direttrici che ha spiegato Vincenzo, che hanno un carattere, che è quello di cui poi mi occupo nel mio capitolo, molto particolare, nel senso che mi sono preso un po' di note. Dice: l'ambiente determina il comportamento. Questo è un concetto di Lenin, giusto? Quindi noi nasciamo, nel momento in cui nasciamo la nostra mente è totalmente vuota, non c'è niente, tabula rasa, ok? E le esperienze che facciamo, queste cose orribili che ci insegnano i nostri genitori, i nostri zii, i nostri nonni, che poi impariamo all'asilo, perché orribili? Perché sono già macchiate di stereotipi che loro stessi hanno tramandato, entrano nel nostro cervello e noi perpetuiamo così questo sistema di potere. Attenzione, perché la parola potere, non a caso tutto inizia con Marx, questo discorso del potere viene fuori molto spesso. Ora, ma è vero che quando noi nasciamo siamo tabula rasa? È una roba su cui si discute da tanto tempo e grazie al cielo l'avanzamento tecnologico è arrivato ormai a dimostrare che no, non è così. Allora io vi faccio vedere questo. Ok, questa roba qui che vedete a schermo probabilmente non sapete cos'è, o perlomeno vi sembra di non sapere che cos'è. È un codice di programmazione, è una piccola parte di un codice di programmazione, avete visto che il testo è molto lungo, in un linguaggio chiamato Python. Okay? Voi dite: io questa roba non la capisco, non so cos'è, non l'ho mai vista. Non è vero. Questa cosa qui è parte, ripeto, di un codice molto più lungo, che è dietro a una cosa che vedete tutti, penso, se non tutti i giorni, molto spesso, che è, prova a cambiare immagine, per esempio questo. Conoscete, no? Ok, ma non è mica l'unico che esiste. Esiste anche questo. Questo è un altro motore di ricerca, si chiama. Questo è un altro. Cioè sono diversi, ok? Ho preso delle immagini, delle fotografie di diversi motori di ricerca. Quindi ci sono questi e dietro c'è questo più questo qui è solo un pezzo, ripeto. In realtà dietro ognuno di quelli che avete visto, Yahoo, Google, Yandex e tanti altri, dietro c'è sempre questo. Cioè, noi nasciamo esattamente come i motori di ricerca, abbiamo un codice che è sempre quello, che cambia a seconda se è maschio o femmina, cambia sulla base di aspetti genetici, ma la base di tutto c'è quando noi nasciamo, non siamo tabula rasa, ormai è stato dimostrato in modo chiaro. È vero che poi, esattamente come i siti che vi ho fatto vedere, prendiamo colori diversi, prendiamo caratteristiche diverse, alcuni hanno come dire, la scritta colorata, altri hanno sfondo bianco, altri lo sfondo, ed è quello che l'ambiente mette sopra il nostro codice primario, che è quello con cui nasciamo. E questo codice primario da dove arriva? Arriva da centinaia di migliaia di anni di evoluzione ed è qualcosa che puoi fare tutti i corsi che vuoi, non si cancellerà mai. Non si cancellerà mai. Io inizio il capitolo del mio libro ipotizzando che la realtà in cui siamo, possiamo fare l'ipotesi anche adesso, qui in questo momento, io non so, 100 milioni di anni fa, 100.000 anni fa, scusate, questo posto di Livorno com'era? Immagino fosse palude, campagna, foresta, che ne so, forse non esisteva neanche. Però provate a immaginare che faccio così e noi tutti ci troviamo a 100 milioni di anni fa, tutti, tutto il mondo. Chi sopravvive? Non c'è più elettricità, non c'è più niente di quello che conosciamo, ci siamo noi e la natura.
sopravviveranno quelli, così ha detto Darwin, ed è effettivamente ormai stato verificato, quelli che si sanno adattare meglio alle nuove condizioni. E quell'adattamento detterà l'essere, in questo caso l'essere umano, a forza di ripetizioni. Ci sarà una selezione, ci sarà tutto quello che noi già sappiamo di Darwin e che non sto a raccontare. Che senso ha parlare di questo in connessione con quello di cui ha parlato Vincenzo e in connessione con il discorso del patriarcato? Quello che mi pare, ed è la lettura che do, la lettura fondamentale, il femminismo quando parla di patriarcato storico che ha poi le sue conseguenze oggi, fa riferimento a questo tipo di equilibri. Nel passato è vero che gli uomini avessero più rilevanza rispetto alle donne, ma perché accadeva? Perché storicamente, chiunque di voi abbia studiato la storia, cos'è che faceva, qual è l'elemento, il filo conduttore della storia fino a un certo punto della storia che a me pare di aver individuato in modo preciso? Qual è? È il conflitto, la guerra. Chi fa la guerra? Chi ha la forza per farlo, perché la guerra è scontro fisico. Ed è allora che la qualifica di una posizione maggiore all'interno di un contesto comunitario e sociale viene data proprio a quelli che sono in grado di difendere quella comunità. E la componente femminile manteneva quella che è la sua natura primigenia e rafforzata nel corso dell'evoluzione, che è quella di curare la comunità attraverso la cura dei figli, attraverso la cura degli anziani, attraverso un atteggiamento di cura, che non significa che sono più sfigate perché non hanno la forza di andare in guerra e quindi non hanno il potere politico. La lettura della storia tramite la chiave del potere politico, le donne erano oppresse perché non avevano potere politico, è una lettura tipicamente marxista. Se potessimo andare indietro al Medioevo, all'epoca dell'età della pietra, all'epoca romana, all'epoca greca, e potessimo chiedere a una donna: ma non ti girano le scatole di non poter votare? Probabilmente avremmo ricevuto uno sguardo come dire: che cosa mi stai chiedendo? Per votare io dovrei andare in guerra e farmi sbudellare come fanno gli uomini. Non è così che funziona, ok? Io collaboro all'equilibrio in un altro modo, gli uomini collaborano sulla base della loro natura e noi donne anche, e cooperiamo, e guarda caso questa cooperazione, come dice Poni Castellane, la chiamiamo civiltà, è quella che ci ha portato a oggi. Il sacrificio maschile nelle guerre, nella costruzione delle cose, nell'invenzione delle cose per migliorare le condizioni che vengono imposte dalla natura, che è quell'adattamento di cui dicevo prima, hanno portato nel corso del tempo alla realtà che abbiamo oggi. Però è veramente accaduto che l'uomo con queste sue caratteristiche non serva più. È capitato in quel momento in cui il conflitto è stato talmente grande da, dover dare un freno. E quell'evento è stata la Seconda Guerra Mondiale. Non c'è mai stata una deflagrazione di violenza e così mortifera come la Seconda Guerra Mondiale, che è culminata nella consapevolezza del mondo di essere in grado di distruggere se stesso con le bombe atomiche. Se notate, da allora conflitti globali di quella portata non ce ne sono più stati. Ci sono state piccole guerre locali, in questo periodo abbiamo sfiorato, è cominciata a girare una brutta aria, ma sono tutti attenti a non far andare le cose oltre un certo limite, perché significa l'annientamento di tutta l'umanità, anche i ricchi, eccetera, è inutile che stiamo a dircelo. Siamo arrivati a quel punto lì dove la violenza, la capacità di esprimere violenza, la capacità di esercitare la propria forza in termini bellici non serve quasi più. Se voi guardate le immagini che provengono dall'Ucraina, vedete che ormai è tutto a base di droni.
Gli eserciti del futuro, negli eserciti del futuro gli uomini, proprio le persone di sesso maschile, non serviranno più, staranno in qualche base all'interno a guidare tipo joystick, molto probabilmente, anzi nemmeno loro, ci sarà un IA forse, ok? Quindi quella funzione tipica del maschio, fatemelo chiamare maschio anche se non mi piace, preferisco dire uomo, quella funzione lì è finita. E nel frattempo, a partire dal secondo dopoguerra in poi, un'altra cosa dove l'uomo era eminente è andata a perdere importanza, che è l'industria pesante. Chaplin gira i bulloni, no? Serve forza, serve prestanza. Pian piano è calata, è tramontata e negli anni 80-90 è morta sostanzialmente. Esiste ancora dell'industria, in gran parte è automatizzata, quindi anche lì gli uomini sono a schiacciare pulsanti più delle volte, e l'economia si è terziarizzata, è più una società, è più un'economia fatta di servizi, dove la forza fisica non serve più. Questo ha consentito l'ingresso nel mondo del lavoro delle donne, che prima era molto più limitato, inevitabilmente dominava l'industria, serviva un tipo di capacità, di inclinazione naturale, e quindi erano meno donne. Nel momento in cui si è andati verso la terziarizzazione, l'uomo ha perso importanza. Quindi è vero che l'uomo oggi è in crisi, è vero, perché stiamo cercando di capire che cosa fare, che cosa essere nel futuro. Questa nostra crisi, questa perdita di importanza ha aperto le porte a uno sviluppo identitario della donna, che è il benvenuto. Noi uomini, i nostri nonni, abituati a lavorare o in fabbrica o nei campi o in cantiere 12, 13, 14 ore al giorno, tornare a casa distrutti e avere la forza al massimo di fare una carezza ai propri figli per poi andare a svenire a letto e risvegliarsi alle 5 del mattino dopo, non ci sono più, sono stati sostituiti da uomini nuovi che si sono adattati a questa nuova realtà e che hanno riscoperto il valore di essere padri, la bellezza di essere padri. Quindi c'è stata un'evoluzione e adesso gli uomini stanno ancora cercando di capire nel futuro che ci si prospetta, fatto appunto di automazione spinta, di IA, a cosa serviamo noi. Questo ha lasciato molto spazio allo sviluppo dell'identità femminile, che però è stata inquinata dalle logiche, anzi dalle illogiche, di cui ha parlato Vincenzo. C'è una deviazione di quello che dovrebbe essere lo sviluppo di un'identità femminile orientata verso la modernità, verso il nuovo, perché adesso la donna ha veramente una funzione che segna i tempi, molto più di prima, perché l'ambiente circostante, fatto di economia e di società, è adatto alle sue qualità, alle sue caratteristiche. Il problema è che non voglio dire che non può fare a meno dell'uomo, può fare a meno dell'uomo, una donna può perfettamente svilupparsi da sola, ma siamo stati creati, ci siamo evoluti per cooperare, per essere insieme, per raggiungere degli obiettivi insieme. E la donna sta correndo un vero pericolo che non è la violenza maschile, non è tutte quelle robe di cui parlano le varie ideologie che noi qua analizziamo. Il vero pericolo per la donna adesso è quello che si sta sperimentando da un anno negli Stati Uniti, che è l'utero artificiale. Sono molto vicini ad arrivarci. Ovviamente dicono che è per il bene, ovviamente dicono che è per quelle famiglie che non riescono ad avere figli, ovviamente dicono che potrà aiutare a creare persone senza problemi genetici che poi si sviluppano in malattie successive, tutto per il bene, ma ha un significato. Noi uomini già adesso non serviamo più a niente, non servirete più a niente neanche voi donne. Quindi una domanda, tutti insieme, uomini e donne, prendendo la spazzatura che pretende di cambiare la profonda natura umana, facendo dei corsi, cambiando la lingua,
di come noi parliamo, facendoci sentire in colpa. Vogliamo noi scartare tutta questa roba, guardarci in faccia, accettare quello che siamo per profonda natura, immutabile, e decidere insieme, uomini e donne, dove vogliamo andare, senza parlare di potere, senza parlare di privilegi. Ognuno, a seconda delle situazioni, ha un privilegio e questo è inevitabile. Se c'è una perdita d'acqua in casa, chi ha il potere? L'idraulico, non io che sono padrone di casa. In qualunque situazione c'è qualcuno che a seconda delle circostanze ha un potere. Possiamo togliere questo dal tavolo della discussione e parlare di natura umana, 1, 2, natura femminile, 3, natura maschile. Cosa facciamo per il futuro? Perché se lasciamo lo spazio a soggetti che pensano con interventi culturali, con invasioni culturali, di cambiare il codice profondo dello statuto dell'umano, il risultato è quello che è presente in copertina. Una casa che cade a pezzi, che è la casa che era comune per uomini e donne, con un uomo che guarda in una direzione e una donna che guarda nella direzione opposta. È questo che succede quando si cerca di andare contro il setting, contro l'impostazione che la natura ha dato a uomini e donne, che è una natura cooperativa, non di guerra politica per il potere. Ecco, ci sono delle domande dal pubblico, alzate la mano e vi porto il microfono. Non vi vergognate. Vabbè. Anzi, se qualcuno viene a aiutarmi come valletto... Prego. Sì, non devo passare davanti tutte le volte. Sì, c'era in fondo. Allora, siccome è presente questo codice base, come ci suggerivi, nonostante tutte queste strategie, queste politiche che vogliono, diciamo, mutarci, se questo codice è realmente lì dall'inizio dei tempi, come possono pensare loro di modificarlo? Cioè, vedete una speranza nel modificare questo codice o alla fine il codice avrà il sopravvento e si ribellerà? Per chi vuole rispondere, anzi, sicuro? Facciamo un po' per uno, tanto io dico solo alcune cose e poi lascio a Vincenzo di completare, che sicuramente ha una risposta assolutamente conforme e competente. Loro ci provano e sono convinti di riuscirci per un motivo molto semplice. Tutti i soggetti di cui ha parlato Vincenzo, più altri che non stiamo a nominare, sono dei convinti assertori della teoria della tabula rasa. Loro non riconoscono che questo codice, che in questo caso è il motore di ricerca, nel nostro caso è il DNA, esista e abbia un effetto. Perché si vuole mandare persone a insegnare ai bambini dell'asilo che maschi e femmine non sono diversi, che uno può giocare con le bambole, l'altro con i suoi sottili, che quelli sono stereotipi, tutte queste puttanate qua, scusate. Perché? Perché pensano che il cervello di un bambino non abbia niente di installato dentro, uso termini informatici per farmi capire, quando non è così. Per questo ci provano e falliscono miseramente, lo stiamo vedendo adesso. C'è voluta una presidenza un po' bizzarra come quella di Trump per far venire fuori un po' di come dire, buon senso nuovamente. L'unico modo per fermarli è lasciarli andare, noi fare resistenza e informazione, loro lasciarli fare, si autodistruggeranno probabilmente, perché non c'è niente di più appunto distruttivo, come vi ho mostrato, che andare contro quello che noi siamo profondamente. Più ci vai, più vai incontro al fallimento e al disastro. C'è un livello, secondo me, dobbiamo ancora raggiungerlo, in cui tutti noi, non solo noi qua presenti che magari avete su questi temi già un livello di coscienza più evoluto, parlo della gente comune, in cui dirà non ne posso più, basta, avete rotto,
mi è arrivata la notizia prima di venire qua, l'ordine dei commercialisti di Prato, quindi non tanto lontano da qua, ha stabilito quote, mi pare, dimezzate per le socie donne. Perché? Perché sì. Perché sì. E si arriverà a forza di ammucchiare roba del genere, ci sarà un momento in cui si dirà anche basta, torniamo un attimo a fare le cose uguali per tutti, ok? Sono abbastanza d'accordo con Davide, sono un po' meno ottimista, nel senso che secondo me quella di Trump è una parentesi, ecco, non credo, cioè temo almeno che non sia un punto e una svolta, ma che sia una pausa, ma il progetto va avanti. Penso che dal punto di vista, diciamo, strettamente del genere di cui abbiamo parlato anche volte prima, vinca il codice alla fine sempre. È uscito uno studio recentissimamente, proprio nei giorni scorsi, una review molto ampia, di cui leggerete sulla Fionda perché ne scriverò, che ha dimostrato senza ombra di dubbio che la transizione di genere negli adulti, non stiamo parlando di minori, proprio anche nell'adulto, cioè la transizione di genere in generale non apporta benefici, anzi anche l'adulto che loro dicono si cura la disforia, che dopo è euforico, che dopo sta meglio, no, le review sistematica dimostra in maniera inequivocabile che la loro salute mentale e non solo mentale peggiora. Quindi il codice vince. Invece credo che il progetto andrà avanti, e il progetto transumanista soprattutto andrà avanti. Su quello purtroppo ho pochi dubbi. Aggiungo una piccola cosa, probabilmente voi conoscete Sacha Baron Cohen, avete già sentito, l'attore comico, quello che ha fatto Borat, tanto per intenderci. Cioè lui ha un fratello, non si direbbe mai, che è uno scienziato importantissimo su questi temi, lavora a Londra, in un'università londinese, se non ricordo quale, e ha fatto degli esperimenti che vengono tenuti molto nascosti, non vengono pubblicizzati, li trovate spiegati e illustrati solo in un vecchio documentario di un attivista svedese, che ovviamente viene tenuto molto nascosto. In sostanza lui cosa ha fatto? Vi dico uno degli esperimenti. Ha preso un bimbo piccolissimo, troppo piccolo, non mi ricordo l'età, ma troppo piccolo per poter essere influenzato dagli stereotipi della società, del contesto, 1 anno, qualcosa del genere, gattonava, non camminava ancora, un bimbo maschio, e l'ha messo in una stanza, l'ha fatto entrare in una stanza, gattonando, dove a destra c'erano allineati dei giochi tipicamente maschili, costruzioni, cose del genere, e a sinistra giochi tipicamente femminili, bambole e cose. E ha fatto questo esperimento con diversi bimbi maschi e diverse bimbe femmine. Tutti i maschi andavano di là, tutte le femmine andavano di là. Sarà perché la società già ha invaso la loro tabula rasa e gli ha installato gli stereotipi? No, è il codice. Al codice non puoi evitarlo. Chi si era prenotato, faccio pure, non vedo... ok, sì, scusa. No, allora, prima di tutto chi sono questi loro? Vabbè, questa è la prima domanda. I loro hanno deciso di percorrere questa rivoluzione culturale, ma loro, cioè, chi sarebbero questi loro? Secondo me c'è una grande... È vero che, diciamo, è cambiato il mondo, è cambiato nel senso che l'uomo oggi non serve più come serviva una volta, sono cambiati, diciamo, completamente i ruoli. La questione è perché la donna non sta approfittando per, diciamo, cercare quell'equità, cioè una società equa, ma piuttosto sta cercando di prevalere sull'uomo, cioè sta cavalcando in qualche modo diciamo questa idea secondo la quale gli uomini sono cattivi e le donne sono buone, no? Cioè questo buonismo, cioè un po' sta cavalcando in qualche modo. Quindi la domanda, ma perché lo sta facendo?
comunque forse è stimolata in questa direzione, probabilmente. L'hai visto? È bella, sicuro. Oh, l'ho stimolata, hai visto? Che hai fatto una generalizzazione che forse appunto. Allora, fermo restando che non tutte le donne, però qui in questo discorso che è giustissimo, questa ideologia woke che è tossica per tutti, in tutti i campi, dal femminismo al transumanesimo, eccetera, eccetera. Però qui ci si dimentica un attimino che effettivamente da quando c'è equità per noi donne in Occidente, perché poi ci stiamo scordando di tutto il resto del mondo, dell'Occidente, e all'effettivo sono migliaia di anni che le donne vengono trattate come cartastraccia e quindi secondo me c'è proprio una rabbia accumulata, no? Una rabbia generazionale, e quindi purtroppo per delle persone magari che non ragionano tanto, che sono meno evolute, c'è questa sorta di rivalsa, ora tocca a me, ora sono io la forte, ora ti faccio vedere io cosa si prova. E come può essere anche la categoria omosessuali, gay in generale, che magari hanno questa rivalsa talvolta molto fastidiosa e non neanche giusta, come il DDL Zan, vi ricordate che e quasi tutta la categoria gay era a pro di questa legge, anche se poi andavamo a leggerla e non aveva nessun senso, perché la Costituzione già ci parla molto chiaro, e anche loro hanno subito per millenni, quindi secondo me c'è proprio una rabbia accumulata, come anche i neri, gli afroamericani in America, e questa cosa non la si può ignorare, perché nell'effettivo le ingiustizie ci sono state. Quindi adesso dire ma adesso siamo tutti uguali, va bene così, non è così semplice. Cioè bisogna fare un passo, tutte le categorie devono fare un passetto in più. Forse questa sofferenza che c'è stata va a volte veramente riconosciuta di più. Le donne non devono cadere nel poi essere vittime, sempre nel vittimismo, sempre o nella prepotenza. Bisogna pensare su queste due linee, secondo me. Facciamo Allora, condivido il fatto che c'è una sorta di rabbia che vuole essere sfogata. Correggo l'intervento di chi ti ha preceduto, non mi ricordo il tuo nome, ok. Hai parlato le donne, eccetera, eccetera. Non è così. Anzitutto sono le femministe che sono una minoranza piccolissima di donne fortemente ideologizzata, che porta con sé in effetti una parte, ma non maggioritaria comunque, di donne. Quindi stiamo parlando di un fenomeno limitato che però ha acquisito un grande potere comunicativo e politico. Rispetto a quello che hai detto tu, è vero, questo gruppo di interessi, chiamiamolo così, questa lobby, se vogliamo chiamarla così, fa perno su una rabbia atavica e quindi dice adesso tocca a noi e vi facciamo pagare con gli interessi quello che abbiamo subito noi. Tu hai detto una frase che mi ha colpito molto. Noi donne siamo state trattate come carta straccia, bravo, la memoria, io no, come carta straccia per millenni, hai detto qualcosa del genere. Scegli un periodo storico a tuo piacimento. Allora, non sono una storica, però magari faccio riferimento anche alla Puglia, non so, il sud Italia di anche 80 anni fa, Okay. Dove, che ne so, un ragazzo voleva una ragazza, andava lì e le sfregiava il viso e conseguentemente se la doveva sposare, cioè conseguentemente questa donna doveva sposare quest'uomo, questo ragazzo, perché lui aveva deciso così. Okay. E queste cose, insomma, Quindi guarda il Sud Italia riguarda qualche decennio fa. Sì, ok, quindi 80 anni fa, stiamo parlando di 1940 più o meno, ok? Forse anche 100 anni fa.
Anche 100 anni fa, ok? Sempre Italia, No, sempre sì. Sud Italia? Si parla di quella che potrebbe essere la mia nonna, Ok, storicamente. ok. Però ti faccio notare che hai detto Sud Italia, quindi già non sono tutte le donne. Stiamo parlando di fenomeni locali. Lei mi ha chiesto di fare un esempio. Sì, no, ti ho chiesto di scegliere un'epoca storica, perché se diciamo che le donne sono sempre state trattate come carta straccia, dobbiamo trovare un esempio globale, collettivo. Quindi scegliamo un periodo storico, andiamo a vedere globalmente, ovviamente tracciamo una linea media, magari anche se volete geografico, ma non è così necessario. Parliamo di Occidente perché le altre culture le conosciamo, almeno io le conosco meno, quindi non saprei dire in Cina o in altri posti com'era. Però già se parliamo dell'Italia di 80 anni fa, parliamo del 1900, epoca fascista, che è un'epoca dove il maschio no, invece la donna è l'angelo del focolare. Domanda: c'era un'alternativa per le donne? Probabilmente no, in certi contesti no, non Ok. c'erano. Probabilmente, ma è sempre stato così, le ricche, ma veramente ricche, avevano l'alternativa. La donna del popolo, anche borghese, l'alternativa qual era? Ok, quindi siamo a livello che non possiamo più dire le donne, ma dobbiamo iniziare a fare dei sottogruppi, le donne del sud povere. Però anche gli uomini del sud poveri probabilmente avevano altre sfighe, non quelle di doversi sposare perché l'uomo l'ha presa e l'ha forzata o l'ha sfregiata o qualcos'altro. Gli uomini del sud poveri avevano altre sfighe. Cioè il discorso è questa cosa per cui le donne sono sempre state trattate come carta straccia, che è il discorso del patriarcato storico, rimuove le sofferenze degli uomini nelle stesse epoche, drammatizza un ruolo che non aveva alternative, ma non perché gli uomini di quell'epoca erano cattivi e volevano tenere sottomesse le donne, perché questa è la versione del femminismo, ma perché il contesto socio-economico, storico, eccetera, eccetera, non dava alternative. Nel momento in cui ti trovi in una situazione storica dove domina l'industria, quindi devi essere, se vuoi contare, lasciando perdere la ricchezza, se vuoi avere un lavoro, vuoi avere un reddito, vuoi poterti mantenere, devi essere bello forte, andare in fabbrica e girare quelle cavolo di chiavi e manopole durissime, eccetera. E quindi inevitabilmente chiami l'uomo a fare questa cosa. Se c'è una cultura bellicista come c'era nell'Italia del fascismo, inevitabilmente si parla di uomini che devono andare a dare la loro forza e la loro violenza per la patria. In quel contesto lì non c'erano tante alternative. Quindi la donna era trattata sicuramente non per come meritava di essere trattata, ma non per colpa degli uomini. E questo è il centro del discorso. Non è colpa degli uomini, è colpa del contesto generale che è fatto di centinaia di altri fattori che Infatti non... hanno detto gli uomini trattavano, hanno detto venivano trattati, è una roba generalizzata. Certo, e di contro gli uomini avevano, appunto, dovevano prendere la loro baionetta e andare in Russia e morire lì e non essere più ritrovati. Noi due, maschi e femmine, uomini e donne, ci siamo sobbarcati una gran quantità di sfighe in ogni epoca e mai c'è stata la volontà precisa, calcolata, di voler far del male o di voler opprimere l'altro perché l'altro era di quel sesso lì. Ripeto, perché questa è la versione femminista dominante che si trasmette attraverso parole come le tue. Non voglio, come dire, metterti al centro di qualche tipo di critica, è solo per dire che le tue parole sono sintomatiche di quanto profondamente questa lettura sbagliata della storia è entrata nel pensiero collettivo, perché anche molti uomini dicono come te. In realtà la storia è un continuo tentativo di collaborare tra uomini e donne, non di opprimersi a vicenda, né l'uno di opprimere l'altro, né la femmina di opprimere il maschio, non è così. Riguardo
Vuoi aggiungere? Mi sa che è la stessa cosa che volevo dire, il saggio di Altaba. Sì, scusa, aggiungo questa cosa brevissimamente perché è funzionale alla discussione. Lo vuoi dire te? Il saggio di Altaba, che è un altro degli autori di questo testo, il secondo, è uno storico, fa un ottimo lavoro nel mettere in luce le tante occasioni inverse, cioè in cui appunto l'uomo è stato in una situazione svantaggiosa. Quella che si cita sempre, che ha detto anche Davide, è dover andare in guerra, ma ci sono anche per esempio le morti in miniera, i lavori usuranti, queste cose, la tortura, anche fa esempio anche della disparità con cui si ricorda per esempio la caccia alle streghe, ma quindi una persecuzione religiosa prevalentemente su una donna, ma non si ricorda per esempio quella contro i catari, eretici catari che erano prevalentemente dell'altro sesso, oppure il trattamento nelle prigioni, la visione sulla pena di morte da assegnare a una donna rispetto a un uomo. Insomma, è fatto questo praticamente ricolloca senza togliere dignità agli esempi come quelli che hai fatto te, che sono reali, ma mettendone altri fa capire che forse effettivamente non è che c'è una cosa a senso unico, ma c'è una cosa che a volte colpisce di più uno del sesso maschile, a volte di più quello femminile, sono tutte quante negative in sé, quindi però chiaramente rimettendo un po' questa bilancia in un modo diverso ti dà una visione meno a senso unico forse. Una cosa velocissima, quello che ha detto Davide è giustissimo, che è una minoranza sparuta di donne quelle che veramente crede e sente questa costruzione. Questa rabbia che diciamo tu testimoniavi, secondo me è provocata da una certa narrazione, cioè se uno non è nei geni, non è nella profondità, è indotta, si è indotta da quindi quelle donne che entrano in contatto con questa narrazione che erode totalmente la sofferenza maschile e drammatizza quella femminile, come diceva Davide, queste sì sviluppano questa rabbia. Io ho visto, e stiamo attenti, in questa sparuta minoranza c'è una sproporzione delle più giovani, secondo me, non so se siete d'accordo. Io lo vedo un po', seguo i social per diciamo, il lavoro culturale che sto cercando di fare. Ho visto un video che sta girando in questi giorni di due giovani femministe che si parlano e si dicono ma la rabbia noi donne non ce l'abbiamo, è una cosa tipicamente maschile. L'altra risponde no, ma noi dovremmo incazzarci di più, anzi sarebbe ora che le donne si incazzassero per tutto quello che le è stato fatto nella storia. Cioè, quindi loro stesse, diciamo, dicono che non sono arrabbiate, cioè loro stesse, giovani femministe, dicono non siamo arrabbiate, non abbiamo motivi di essere arrabbiate, dobbiamo sforzarci di essere arrabbiate per questa narrazione storica, che però, come abbiamo visto, è non falsa in senso stretto, ma è falsata perché è parziale. È falsa rispetto alle condizioni in cui ci troviamo oggi, ma prendere l'oggi e trasferirlo come chiave di lettura nel passato è già un errore di metodo che ti sfalsa completamente le cose. Ripeto, il concetto centrale è che noi uomini e noi uomini e voi donne, stavo dicendo noi donne perché sono un po' nel fluido, abbiamo trascorso secoli assieme cercando di dominare la natura che ci era ostile. Ognuno ha giocato il proprio ruolo e nessuno dei due ha avuto un motivo politico, cioè legato alla dominanza, al potere, di opprimere l'altro. Questa è la nostra tesi. Non c'è mai stato qualcosa, è un concetto urticante per chiunque abbia assorbito anche solo un poco di quella narrazione alternativa che inserisce un conflitto politico tra due soggetti per loro profonda natura, codice, fatti per collaborare, che in effetti storicamente hanno collaborato, se no non saremmo qui. Prego. Sicuramente è vero che hanno cercato di collaborare appunto perché dovevano sopravvivere e quindi la donna faceva certe cose, l'uomo certe cose, insomma è sempre stato così, però è anche vero che c'è sempre stata, da quello che noi conosciamo, poi prima forse non era così, si parla di una società matriarcale, ma è talmente tanto tempo fa che non abbiamo prove.
nella società che noi conosciamo di questi 2000-3000 anni si parla appunto, lei stessa ha parlato di guerra, che è un concetto molto maschile, no? Molto young, cioè l'uomo fa la guerra, no? Anche negli animali, no? I cervi hanno le corna perché vanno a fare la guerra contro l'altro maschio. È come se le categorie più deboli in tutto ciò nella società erano comunque quelle che ne risentivano di più. È sempre stato così, e in questo ci metto le donne, ci metto i bambini che erano trattati, si sa come, non avevano diritti, cioè i diritti dei bambini quando arrivano. E quindi secondo me in virtù di questo il più debole era quello che doveva subire di più, che fosse esso fisicamente debole, che fosse esso donna, che fosse bambino, che fosse anziano. Io ci leggo questa cosa. Poi è vero, non è che gli uomini non soffrissero, io non voglio dire questo, però comunque c'era la legge del più forte, il più forte fisicamente è l'uomo, di solito. Torno sul punto, poi lasciamo le domande alle altre che si sono prenotate. Verissimo. Allora, togliamo gli esseri umani un attimo. C'è l'agnello e c'è il lupo. È la natura che li ha fatti così. È ovvio che c'è il debole e c'è il forte. È un po' cinica come osservazione, lo so, ma è un'osservazione del dato di fatto. È quello che racconto poi nel mio saggio. La natura è piramidale, è orribile come cosa, è orribile, perché c'è il lupo che è impostato per agire in violenza e con la forza ottenere quello che vuole, e c'è l'agnello che non fa paura a nessuno, che sembra quasi una vittima sacrificata. La natura è fatta così. In quella natura ci siamo trovati noi esseri umani, quando eravamo ancora delle specie di ominidi, e ci siamo dovuti adattare a questa struttura piramidale. Il nostro lavoro comune è quello di trasformare il più possibile, quanto più siamo riusciti, ci siamo riusciti molto bene, a trasformare quella piramide in un cerchio, quindi senza più una gerarchia di forza, di forza proprio fisica, ma un'equidistanza. È una lotta, è un dialogo, sì, un dialogo, chiamiamolo, una dialettica continua tra queste due sfere, la sfera della gerarchia, quindi il più forte e il più debole, i più forti e i più deboli, e una sfera di equidistanza. Noi esseri umani ci distinguiamo dalle bestie perché possiamo elaborare sistemi di equidistanza che si contrappongano alla gerarchia, quindi sistemi di solidarietà. Mi ricollego alla presentazione che faceva Gabriele quando parlo del cristianesimo. È il primo che concettualizza l'idea: non deve essere homo homini lupus, può essere siamo tutti uguali e ci diamo una mano, ed è lì, vedete il salto che siamo noi esseri umani insieme riusciti a fare. Non è più, sì, la natura è cattiva, come diceva Leopardi, quel brutto potere che di nascosto ci fa del male, perché ci sono i più forti e ci sono i più deboli. Noi insieme, uomini e donne, abbiamo mitigato questa realtà dura, ma che non si può cambiare. Io volevo solo fare una considerazione e allacciarmi un po' al discorso. Cioè, per tante figure, sia maschili che femminili, non ci sono punti di riferimento. Quando si parla di donne in carriera, abbiamo delle donne in carriera che te le raccomando. Cioè, secondo me, veramente si ispirano a delle figure, cioè di fondo manca la consapevolezza, cioè in questa inconsapevolezza una donna può diventare peggio di un uomo, cioè ho l'impressione veramente che non ci siano punti di riferimento su cui basarsi per diventare delle persone un pochino più giuste e equilibrate. Anche per gli uomini, cioè, poi, diciamocelo, secondo me. Una breve riflessione, poi la chiedo anche a Vincenzo. Persone buone, equilibrate, cosa vuol dire? Io la leggo come persone che sono consapevoli della loro natura, ne sono fieri.
e la sviluppano e la agiscono coerentemente e orgogliosamente. Perché un modello femminile deve essere una donna in carriera? Perché non c'è mai una madre di famiglia? Una madre orgogliosa dei suoi figli e del proprio marito, della propria famiglia. Questa è una struttura, secondo me. C'è stata un'immagine, adesso forse non so quanti di voi stanno su X, che è l'ex Twitter, a un certo punto sono circolate le foto del vicepresidente americano nuovo, J.D. Vance, sempre per mano con la moglie nei vari viaggi, era in Germania in quel momento, sempre per mano con la moglie, con in braccio un figlio, no? E una giornalista italiana, adesso non ricordo il nome, comunque una di quelle note iperfemministe, ha fatto un post che si vedeva pieno di veleno, che diceva: ma perché sempre esibire il tuo rapporto con tua moglie e con i figli? Quasi schifata da questa cosa, che schifo, perché non fai vedere tua moglie in tailleur che comanda un sacco di uomini? Questo è il messaggio, questi sono i modelli. No, cioè, o meglio, può anche essere quello un modello, può essere anche quello un modello, ma tutti gli altri, quindi per esempio la donna che è felice di avere avuto dei figli, di crescerli e di essersi occupata della casa, perché questo modello no? Perché? Perché quella dovrebbe essere una donna inferiore. Provate a prendere una femminista e a dire donna casalinga felice, avrà una reazione tipo il vampiro davanti è qualcosa di assolutamente inconcepibile, e in realtà sono tantissime le donne che fanno questa scelta orgogliosamente, felicemente. No, sono pienamente d'accordo. Io una delle cose che mi agghiaccia di più a livello personale è la criminalizzazione che si sta facendo della maternità. Cioè è un attacco terribile che io faccio fatica a comprendere. Allora, si parlava di valori, no, trasmessi, di consapevolezza. La famiglia è sotto attacco da tanti decenni, cioè la famiglia tradizionale, la famiglia nucleare, come la vogliamo chiamare, padre e madre. Quando ci sono famiglie carenti, famiglie che mancano di una delle due figure, insomma il disastro è dietro l'angolo, perché entrambe le figure sono necessarie nella loro differenza, cioè il padre deve fare il padre, la madre deve fare la madre, altrimenti e purtroppo si va sempre più verso la distruzione di questo modello e i risultati si vedono nel fatto che mancano i punti di riferimento. È vero che poi tutte le culture dicono, cioè tutte le generazioni dicono tempora mores, dicono si sta peggio ora, no? però c'è del vero nel fatto che la famiglia è stata demolita negli ultimi decenni e ora si sta attaccando alla maternità. E io, per esempio, Roberta Marasco, quella scrittrice che ho citato, brava a problematizzare, ricordo un suo post che diceva: mamma muore per salvare la figlia piccola, una cosa del genere, un titolo di un giornale, e lei diceva, era tutta arrabbiata, commentava: ma perché si deve dire mamma e non donna? Cioè quasi come se fosse un'offesa, quasi come se dire mamma fosse un'offesa. E io che seguo i social su questi temi, vedo che rispetto a qualche anno fa è cambiato moltissimo lo scenario, cioè rispetto anche a 5 anni fa è cambiato moltissimo, che quando si parla di una donna come mamma partono offese, accuse, no, perché identifichi la donna come mamma, basta con questa maternità, perché è terribile, per me è terribile. Poi farò un altro articolo in futuro, nelle prossime settimane, sulla Fionda, sul fatto per esempio che molte donne stanno promuovendo, diciamo, quasi a livello pubblicitario questo modello. Molte donne per dare la priorità alla carriera, no? Che è l'unico modello desiderabile, fanno congelare i propri ovuli per dire magari quando sono proprio sulla soglia che quasi sto perdendo la possibilità di fare figli, magari ci ripenso. E c'è un business dietro questa cosa e purtroppo molto spesso non funziona, perché non sempre questa cosa funziona. Insomma, è un attacco terribile che a me personalmente lascia sgomento. Cioè, visto che alzi la mano, abbiamo lasciato in evasa una tua domanda, quando hai chiesto chi sono i loro, poi se n'è un'altra, chi sono questi loro, no?
attacco alla famiglia, trasformazione, anzi denaturalizzazione degli uomini che sono apprezzati solo se si femminilizzano e delle donne che sono apprezzate solo se si maschilizzano. Allora, una domanda per provare a individuare questi loro fantomatici. Secondo te, chi consuma di più? Nel senso, chi fa più acquisti? Chi spende più soldi? Una donna single in carriera o una madre? Una madre tiene lì i soldi per le cure del figlio, per la sua scuola, la sua università, non spende a vanvera. Più siamo soli, illusi di essere felici, di essere soli, più consumiamo. E questo aiuta a individuare quei loro, secondo me. Aggiungo solo una piccolissima cosa. Boni Castellane, colui che ha scritto la prefazione del nostro libro, nel suo profilo X spesso ripete il transgender, la persona senza sesso, senza patria, senza coordinate, senza categorie, è il consumatore perfetto.